Buongiorno, sono Pier Giuseppe Marcon, titolare della Covergel. È una startup innovativa che utilizza un brevetto internazionale basato sul raffrescamento evaporativo. Questo nuovo metodo non utilizza energia elettrica, ma solo fonti gratuite e rinnovabili come aria, acqua e sole. Il suo calore, a differenza del freddo, si propaga anche attraverso la radiazione e non solo nello spettro della luce visibile, ma anche con i pericolosi ultravioletti e soprattutto con gli infrarossi. Entrambi, con il nuovo metodo, si riescono a bloccare agevolmente. Pensando all'involucro edilizio come alla nostra seconda pelle, è quindi facile intuire dove stiamo sbagliando. Fino ad ora ci siamo preoccupati di difenderci principalmente dal freddo e come noi indossiamo maglioni e giacche per ripararci, anche alle nostre case abbiamo fatto indossare il cappotto. I mutamenti climatici e le nuove leggi però ci obbligano a pensare anche alla coibentazione estiva e quindi a ripararci dal calore. La soluzione adottata in questi anni è stata quella di aumentare lo spessore del materiale che riveste la casa per fare massa inerziale. In questo modo abbiamo incappottato l'involucro edilizio, ma tutto ciò è illogico, come andare all'equatore con una doppia giacca a vento. Questi materiali coibenti sono a base d'aria e questa non assorbe le radiazioni termiche, ma solo la propagazione del freddo per conduzione e convezione. Così facendo il calore rimane intrappolato all'interno degli edifici e solo col condizionatore lo possiamo prelevare e buttare nell'ambiente esterno, che diventerà così ancora più rovente. Per poter combattere il caldo e quindi raffrescare, uso un gel super assorbente che raccoglie l'acqua meteorica, sia pioggia che rugiada, la trattiene e la mantiene dando i benefici di una coibentazione passiva derivanti dal suo elevato calore specifico. Il gel ha infatti quasi 5 volte la capacità termica dell'aria. Così facendo si assorbe e trattiene il calore latente per usarlo nella successiva fase evaporante, la cosiddetta fase attiva. Ciò avviene quando la temperatura aumenta al punto da far partire in modo progressivo e spontaneo l'evaporazione. In questo modo ottengo il raffrescamento evaporativo e riesco a togliere fino a 20 gradi dalla superficie su cui il gel sta a contatto. È lo stesso principio che noi tutti verifichiamo sulla nostra pelle ogni volta che il nostro corpo accalorato, dopo aver emesso liquidi, si riporta in equilibrio termico nel momento dell'evaporazione degli stessi. In ciò si fonda la mia idea brevettuale: utilizzare solo acqua, aria e sole, quest'ultimo proprio quando ce n'è in abbondanza. L'involucro, che prima era un problema, ora è diventato esso stesso la soluzione, permettendo di utilizzare solo fonti rinnovabili, così come previsto dal Near Zero Emission Building. Ecco che quello che prima era uno strato coibente ora è diventato un pannello solare a raffrescamento evaporativo, cioè un isolante attivo. Il gel ha diverse applicazioni. Può essere collocato ad esempio dentro un nido d'ape e posto sopra una copertura piana, ma anche nelle coperture inclinate per le pareti verticali, eccetera. E questo sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. La natura ci sta già presentando il conto e tra breve arriverà anche quello della Comunità Europea per non aver rispettato il patto di riduzione delle emissioni in atmosfera. Covergel rappresenta una soluzione a questi problemi.